Vi avevo chiesto 30 mi piace per avere il prima possibile questo video e li avete raggiunti in pochissime ore. Sono veramente soddisfatto e quindi eccomi qua a portarvi questo video sulle varie differenze tra i vari substrati che possiamo utilizzare nel bonsai. Quindi pomice, akadama, kiryozuna, kanuma, lapillo, zeolite e humus di lombrico. Quindi restate sintonizzati che li andiamo ad analizzare un po' più nello specifico tutti quanti, in modo tale che potete capire anche come utilizzarli, perché vi ricordo non esiste una regola standard con cui andare a creare un substrato a livello di percentuali, ma cambia totalmente da tantissimi fattori, soprattutto se siete in balcone, se siete in giardino, se siete al nord, sud, centro Italia, se siete vicino al mare, se siete in montagna. Quindi io vi darò le informazioni e voi dovrete andare a capire quali sono le necessità per le vostre piante. Ma comunque vi darò anche un piccolo consiglio su una miscela base, diciamo, che potete utilizzare. Ciao appassionati di bonsai e bentornati sul mio canale Ancient Talk. Partirei a bomba con la pomice, in assoluto il substrato più utilizzato a parte la katama. Viene utilizzata tantissimo sia perché è molto economica, sia perché comunque ha delle caratteristiche veramente ottime. Nello specifico permette grande areazione del substrato, quindi tornando a quello che dicevamo nella scorsa puntata, permette tanto sviluppo delle radici, ha un costo basso come dicevo poco fa, è ricca di microelementi, quindi già le piante riescono ad attingere un pochettino, è resistente, non si sgretola molto facilmente, al contrario magari di una kadama che poi vedremo tra poco, è molto leggera e trattiene una buona umidità grazie alle piccole porosità che ha. Quindi soprattutto su piante magari appena raccolte o margotte e questo tipo di materiali qui viene utilizzata veramente tanto, a volte anche assoluta, perché c'è bisogno di andare a radicare e quindi si va diretti a volte anche solo con pomice assoluta. Quindi anche questa è una piccola chicca che vi do. Poi passiamo alla katama. La katama ha un'asciugatura più rapida rispetto alla pomice, è ricca di microelementi anche qui, soprattutto microelementi come il ferro. Purtroppo nel tempo tende a sfaldarsi perché comunque è un'argilla creata da della polvere d'argilla, insomma. È un terriccio creato dalla polvere d'argilla. Quindi a lungo andare, tra la forza delle radici, l'acqua e tutto il resto, nel giro di 4-5 anni magari, tende un pochettino a sfaldarsi e a tornare polvere. Però ha un'ottima capacità di scambio di nutrienti, cosa che difficilmente riusciamo a trovare negli altri substrati che vi farò vedere. Ovviamente è il principale substrato giapponese tra tutti quelli che utilizziamo, che viene utilizzata praticamente in qualsiasi substrato, soprattutto anche perché ha un pH neutro, quindi poi mischiandola con altri substrati possiamo andare a decidere e a influenzare il pH del substrato. Passiamo alla prossima, che è la kiryozuna, che è molto ricca di microelementi, anche qui ha una struttura sensibilmente più resistente della katama, è molto usata nelle conifere anche perché è molto drenante ed ha un pH neutro anche qui e spesso viene mischiata insieme alla katama per dargli un po' di struttura, però nel nostro caso magari andremo ad utilizzare una pomice, anche se comunque ha i suoi vantaggi. Comunque secondo me fare substrati composti da più componenti non è male, cioè comunque ci permette magari di avere i lati positivi di varie cose. Passiamo all'ultimo substrato giapponese, che è la kanuma, che ha una struttura molto fragile, che tende praticamente a polverizzarsi con pochissima fatica, ha un pH molto acido
che quindi è perfetto per tutte quelle piante che sono acidofile, azalee e tutto quello che vi viene in mente, tra cui anche aceri e sughero, dove un pochino di canum non fa mai male, trattiene bene i nutrienti e comunque risulta un buon substrato. Ci sono alcune piante, alcune specie di piante dove si può utilizzare anche quasi assoluta, diciamo, se così vogliamo dire. Io per esempio negli ultimi rinvasi degli aceri e della sughera l'ho messa assolutamente, mentre in altri rinvasi ho utilizzato quasi solo pomice akadama e un po' di lavillo, che adesso vediamo. Il lavillo è molto duro rispetto a tanti altri substrati che abbiamo visto, è ricchissimo di ferro, infatti molti lavilli hanno una colorazione rossa ben accesa, è molto poroso soprattutto nei micropori interni e quindi trattiene molta acqua ed è anche molto pesante. Si parla di peso specifico, nel senso che a parità di quantità pesa sensibilmente di più rispetto a una pomice, una kadama e altro. Cosa anche molto importante è che trattiene bene i microelementi, come molti dei substrati che abbiamo visto, perché ovviamente dobbiamo andare a trattenere in qualche modo quello che noi diamo nei concimi. È molto indicato, come dicevo prima, per chi ha le piante in balcone. Ovviamente ne va usata una piccola percentuale, non una percentuale molto grande, sia perché pesa tantissimo, sia perché comunque trattenendo tanta acqua e noi andando ad annaffiare spesso può andare a creare dei problemi. Vi dico che io, nonostante abbia un giardino, lo vado ad aggiungere un pochettino. Magari sto riducendo un pochettino la percentuale, però col fatto che io annaffio tutti i giorni solo in estate quando fa veramente tanto caldo, un pochettino di lavillo può tornare comunque utile, sempre in piccole quantità, in piccole percentuali. Poi passiamo al penultimo di questi substrati, che è la zeolite, che ha un pH neutro ma anche alcune volte leggermente basico, in base a quella che trovate potrebbe avere un pH neutro o basico. Trattiene bene l'acqua, trattiene bene i nutrienti ed ha un'ottima capacità di scambio di nutrienti, anche pari o superiore alla kadama, quindi anche questo è molto importante. Quindi ha una grande capacità di scambio con le radici di nutrienti, però il fatto che ha un pH leggermente basico può andare a crearci problemi, quindi va dosata bene, perché sennò si rischia di rendere il substrato troppo basico e questo crea sempre problemi, perché il 90% delle piante vogliono un pH neutro o leggermente acido. Comunque probabilmente anche per questo motivo è poco usata nel bonsai, però nulla vieta, se volete sperimentare, di prendere magari una pianta che ha un valore basso magari e andare a creare una vostra miscela di substrato in cui andate a provare le capacità della zeolite. Comunque io soprattutto all'inizio la usavo parecchio, adesso mi è finita e devo un attimo magari riprenderla per provare a fare qualche esperimento. Ora vi faccio comunque un piccolo appunto, ovvero che la kadama attualmente non ha nulla a pari livello per caratteristiche, a livello diciamo tra tutti i substrati che vi ho detto non ne esiste uno che può essere l'alternativa alla kadama da solo, però se volete magari fare un substrato che costa un po' di meno e insomma volete fare queste prove, potete utilizzare un bel po' di pomice con una piccola percentuale di zeolite, che potrebbe andare ad avvicinarsi un pochettino alla kadama, però comunque attualmente non c'è ancora nulla che può sostituire la kadama.
ecco perché è ancora tanto usata. Comunque dovete sempre giocare un po' con le percentuali e sperimentare. Veniamo all'ultimo, che è l'humus di lombrico, che ne abbiamo già parlato un pochettino magari nel video degli ammendanti e dei biostimolanti, che vi lascio qui in alto a destra. È un prodotto della digestione di materiali organici da parte dei lombrichi, quindi semplicemente i lombrichi vanno a degradare materiale organico che si può trovare ovunque, diciamo, sia nei boschi che nella compostiera che vi fate a casa, eccetera, eccetera, ed è composto da una sostanza organica ricca di acidi umici e fulvici, che, come vi ho detto nei video dei biostimolanti in cui parlavo delle sostanze umiche, sono veramente importanti e fondamentali. Ed è anche molto ricco di nutrienti facili da assimilare per le piante, il che è ottimo. E tra l'altro ha anche una buona capacità di rilasciare i nutrienti, essendo comunque ricco di sostanza organica. Il problema principale però è che trattiene tanta acqua, quindi bisogna dosarlo. Però utilizzato in piccole quantità nel bonsai, in piccole percentuali, può rendere più fertile il substrato e comunque molte piante possono giovarne. Sta a voi vedere quali piante possono giovare un po' di più dell'humus di lombrico. Detto ciò, vi ho fatto una lista di caratteristiche dei vari substrati, spero di essere stato abbastanza esplicativo in questa mia analisi. Voi adesso, tra questo video e il video precedente, avete praticamente tutte le informazioni che vi potrebbero servire per creare un substrato corretto. Vi ho detto già in questo video e nell'altro video quali sono orientativamente le miscele più comuni che potete utilizzare, quindi per la maggior parte pomice più akadama, con l'aggiunta di ryozuna, kanuma, alavillo, zeolite o humus, in base alle necessità strette della pianta e del microclima in cui tenete le vostre piante, quindi giardino, balcone, posso annaffiare poco le piante, le posso annaffiare spesso, ognuno ha il suo substrato con le sue percentuali sostanzialmente, quindi non vi posso dire utilizzate tot % di pomice, tot % di akadama, eccetera eccetera, ma un pochettino dovete sperimentare voi, però avete tutte le nozioni per farlo. Quindi detto ciò, io spero di esservi stato utile, spero che questo video vi sia piaciuto come vi è piaciuto il video precedente. Se vi va, lasciate un commento, ditemi voi come componete solitamente i vostri substrati qui sotto con un commento, condividete il video con i vostri amici appassionati di bonsai o che vogliono iniziare a fare bonsai, che è il senso di questa serie, e io vi rimando domenica prossima, sempre ore 19, con un nuovo video. Buon bonsai!